Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Erbitux Merck Serono SpA. Ultimo aggiornamento 4 febbraio 2022. Cos'è Erbitux? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Erbitux durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Erbitux? Erbitux è un farmaco a base del principio attivo cetuximab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico inibitori di EGFR, recettore fattore di crescita epidermico. È commercializzato in Italia dall'azienda Merck Serono SpA. Erbitux può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Erbitux 5 mg/ml 1, flaconcino di soluzione per infusione 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Europe BV. Concessionario: Merck Serono SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: cetuximab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Erbitux è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon retto, MCRC, con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico, EGFR, e senza mutazioni di RAS, wild type, in associazione con chemioterapia a base di irinotecan, in prima linea in associazione con Folfox, immunoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a irinotecan. Per maggiori dettagli vedere paragrafo 5.1. Erbitux è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose di testa e collo, in associazione con radioterapia per la malattia localmente avanzata, in associazione con chemioterapia a base di platino nella malattia ricorrente o metastatica. Posologia. Erbitux deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'uso di medicinali antineoplastici. È richiesto un attento controllo durante l'infusione e per almeno un'ora dopo la fine dell'infusione. Deve essere assicurata la disponibilità di attrezzature per la rianimazione. Posologia. Prima della prima infusione, i pazienti devono ricevere una premedicazione con un antistaminico e un corticosteroide almeno un'ora prima della somministrazione di cetuximab. Questa premedicazione è raccomandata prima di tutte le infusioni successive. Erbitux viene somministrato una volta alla settimana in tutte le indicazioni. La dose iniziale è di 400 mg di cetuximab per M2 di superficie corporea. Tutte le successive dosi settimanali sono di 250 mg di cetuximab per M2 ciascuna. Carcinoma del colon retto. Nei pazienti con MCRC, cetuximab va utilizzato in associazione con chemioterapia o immunoterapia, vedere paragrafo 5.1. Prima di iniziare il trattamento con Erbitux è necessario verificare lo stato wild type di RAS, assenza di mutazioni CRAS e RAS. Lo stato mutazionale deve essere determinato da un laboratorio competente che utilizzi un metodo di analisi validato per la diagnosi delle mutazioni CRAS e RAS, esoni 2, 3 e 4 vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Per il dosaggio o le modifiche posologiche raccomandate degli agenti chemioterapici usati in associazione, fare riferimento alle informazioni sul prodotto relative a questi medicinali. Tali medicinali non devono essere somministrati prima che sia trascorsa un'ora dalla fine dell'infusione di cetuximab. Si raccomanda di continuare il trattamento con cetuximab fino a che non vi sia progressione della malattia. Carcinoma a cellule squamose di testa e collo. Nei pazienti con carcinoma a cellule squamose di testa e collo localmente avanzato, cetuximab va utilizzato in concomitanza con radioterapia. Si raccomanda di iniziare la terapia con cetuximab una settimana prima della radioterapia, proseguendo la terapia fino al termine del periodo previsto per la radioterapia. Nei pazienti con carcinoma a cellule squamose di testa e collo ricorrente o metastatico, cetuximab va utilizzato in associazione con chemioterapia a base di platino, seguita da cetuximab come terapia di mantenimento fino a progressione della malattia, vedere paragrafo 5.1.
La chemioterapia non deve essere somministrata prima che sia trascorsa un'ora dalla fine dell'infusione di cetuximab. Popolazioni speciali. Ad oggi sono stati studiati solo pazienti con adeguata funzionalità renale ed epatica, vedere paragrafo 4.4. Cetuximab non è stato studiato in pazienti con alterazioni ematologiche preesistenti, vedere paragrafo 4.4. Negli anziani non sono richiesti aggiustamenti della dose, tuttavia l'esperienza nei pazienti di età pari a 75 anni o superiore è limitata. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di cetuximab nella popolazione pediatrica per le indicazioni autorizzate. Modo di somministrazione. Erbitux 5 mg/ml viene somministrato per via endovenosa mediante una pompa per infusione, fleboclisi a goccia o una pompa a siringa. Per le istruzioni sull'impiego del medicinale, vedere paragrafo 6.6. La dose iniziale deve essere somministrata lentamente e la velocità di infusione non deve superare i 5 mg/min, vedere paragrafo 4.4. Il tempo di infusione raccomandato è di 120 minuti. Per le dosi settimanali successive, il tempo di infusione raccomandato è di 60 minuti. La velocità di infusione non deve superare i 10 mg/min. Controindicazioni. Erbitux è controindicato in pazienti con nota ipersensibilità severa, grado 3 o 4 Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, a cetuximab. L'associazione di Erbitux con chemioterapia a base di oxaliplatino è controindicata nei pazienti affetti da MCRC con mutazioni di RAS o di cui non è noto lo stato di RAS, vedere anche paragrafo 4.4. Prima di iniziare il trattamento di associazione, si devono esaminare le controindicazioni relative agli agenti chemioterapici usati in associazione o quelle relative alla radioterapia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni correlate all'infusione, incluse le reazioni anafilattiche. Reazioni severe correlate all'infusione, incluse le reazioni anafilattiche, possono verificarsi comunemente, in alcuni casi con esito letale. Il verificarsi di una reazione severa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In associazione con chemioterapia a base di platino, cetuximab può aumentare la frequenza di leucopenia severa o di neutropenia severa. Rispetto alla sola chemioterapia a base di platino, questo può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Erbitux insieme ad altri farmaci come Eurosalimsisa Euro, Eurosavastina Euro, Eurosaibintio Euro, Eurosmvasia Euro, Eurosoiavasa Euro, Euroscirebeva Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Erbitux durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Erbitux durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'EGFR coinvolto nello sviluppo fetale. Un numero limitato di osservazioni negli animali indica un passaggio placentare di cetuximab ed è stato riscontrato che altri anticorpi IgG1 attraversano vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Se si verificano sintomi correlati al trattamento che alterano la capacità di concentrazione e reazione, si raccomanda che il paziente non guidi veicoli o usi macchinari fino a remissione dei sintomi. Effetti indesiderati. I principali effetti indesiderati di cetuximab sono reazioni cutanee, che si verificano in PA dell'80% dei pazienti, ipomagnesiemia, che si osserva in PA del 10% dei pazienti, e reazioni correlate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ad oggi esiste un'esperienza limitata con dosi singole superiori a 400 mg/m2 di superficie corporea o somministrazioni settimanali di dosi superiori a 250 mg/m2 di superficie corporea. In studi clinici condotti con dosi fino a 700 mg/m2 somministrate ogni 2 settimane, il profilo di sicurezza è stato conforme al profilo descritto nel paragrafo 4.8. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC. L01XC06. Meccanismo d'azione. Cetuximab ha un anticorpo monoclonale chimerico IgG1 specificamente diretto contro il recettore per il fattore di crescita epidermico, EGFR. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di cetuximab è stata valutata in studi clinici in cui cetuximab è stato somministrato in monoterapia o in associazione con chemioterapia o radioterapia concomitanti.
Le infusioni endovenose di dati preclinici di sicurezza in studi di tossicità in scimmie Cynomolgus, uno studio di tossicità cronica a dosi ripetute e uno studio di sviluppo embriofetale, le alterazioni cutanee dose dipendenti, a partire da livelli di elenco degli eccipienti: sodio cloruro, glicina, polisorbato 80, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.